Ho acceso l'oscilloscopio, ho attivato solo il segnale di ingresso. Adesso vado a accendere il segnale dal generatore e troviamo, allora abbiamo impostato 5 volt, 500 Hz, difatti troviamo 500 Hz e un segnale, un'ampiezza di 1 volt, difatti picco picco troviamo 1,03 volt. Bentornati a tutti su BMake Electronics, sono Marco e oggi andiamo a realizzare un filtro NOC, filtro a doppia T, un semplice circuito formato da pochi componenti, 3 resistenze e 3 condensatori, disposto in T, quindi doppia T, come vedete dall'immagine che metto sullo schermo. È un semplice circuito che serve per eliminare una tot frequenza in un segnale. O lo andremo a eliminare o ad attenuare. Andremo a fare i calcoli per assegnare i valori alle resistenze ai condensatori, lo andremo a realizzare su una breadboard e andremo a vedere, manderemo un segnale col generatore e andremo a vedere sull'oscilloscopio se effettivamente il segnale che abbiamo deciso di eliminare o attenuare si attenua o sparisce. Ok, procediamo con il circuito. Questo è il nostro piccolo circuitino. Come è realizzato? Allora, nella parte in alto troviamo 2 resistenze in serie e un condensatore tra il punto centrale di queste 2 resistenze e il GND, questo C3, quindi vediamo una T. In altra parte, anche sotto, troviamo 2 condensatori in serie e con il punto centrale una resistenza R3 che va a GND, quindi troviamo una doppia T. Quindi questo è un filtro doppia T, è formato da 2 reti RC, una in orizzontale e una in verticale, che sono appunto simmetriche. Quando mandiamo un segnale in ingresso, le 2 T dividono la tensione in un certo modo, ma alla frequenza precisa che abbiamo calcolato, chiamato F0, succede una cosa particolare. Le 2 T si comportano come se ci fosse un cortocircuito verso massa. In pratica quel segnale a quella frequenza viene annullato, quindi non lascia passare quella determinata frequenza e quindi non arriva in uscita o arriva in modo attenuato, quindi al posto di 1 kHz potremmo trovare intorno ai 300, no, la frequenza no, è solo l'ampiezza, scusate. E per questo che si chiama filtro NOC, che crea un buco nella risposta proprio in quel punto. E adesso mi sposto e andiamo a fare qualche calcolo. Mettiamo così e facciamo qualche calcolo. L'obiettivo è calcolare le nostre resistenze ai condensatori per eliminare una tot frequenza precisa. Allora mettiamo la formula e F0 è uguale a 1 diviso 2 π RC, dove F0 è la frequenza da eliminare, R la resistenza in ohm e C la capacità in farad. Decidiamo la frequenza da eliminare, quindi mettiamo qua F0, mettiamo 1000 Hz, quindi 1 kHz non deve passare. Invertiamo questa formula per ricavare il nostro RC, quindi facciamo RC è uguale a 1 fatto 2 π F0, quindi facciamo uguale, spostiamo sotto, facciamo 1 diviso 2 π, quindi
2 per 3 14 per la frequenza F0 che è 1000, quindi 6 e 14 dovrebbe dare 0,000159 secondi. Per leggere meglio questo numero possiamo usare la notazione scientifica, quindi mi sposto così si vede meglio, equivale a 1,59 per 10 alla meno 4. Quindi togliamo questi 4 zeri e leggiamo meglio il numero. Mi sposto, si vede meglio. Allora, supponiamo, mettiamo delle resistenze da 10k, quindi da 10.000 ohm. Possiamo mettere R1, R2, R3 da 10.000 ohm, qua in laboratorio ce ne sono molti, quindi dobbiamo calcolare il valore dei condensatori. Come fare? Allora troviamo C, allora facciamo 1,59 per 10 alla meno 4 diviso 10.000 che è il valore della resistenza, e troviamo 15,9 per 10 alla meno 9 farad, che equivale perfettamente a 15,9 nanofarad. Quindi possiamo utilizzare dei condensatori da 15 nanofarad e delle resistenze da 10k. Spostiamo sul circuito e lo aggiorniamo, quindi 10k, 10k, qua 10k, qua 15 nanofarad, 15 nanofarad, 15 nanofarad. Quindi realizzando questo circuito avremo a determinata, quindi intorno a 1 kHz, l'ampiezza, kHz, la frequenza passa lo stesso, ma il trucco sta che riesce ad attenuare fortemente l'ampiezza, portandolo quasi a zero. Non so se riusciremo, che adesso lo andrò a realizzare su una breadboard, ad arrivare proprio a zero, ma ci staremo molto vicini. Ho preso 3 condensatori da 15 nanofarad e 3 resistenze da 10k. Andiamo a misurare il valore delle resistenze, perfettamente 10k, marrone, nero, arancione, tutte e tre. Mettiamo il tester in modalità capacimetro e misuriamo il condensatore di 15, dovremmo avere 15 nanofarad, un 14,6 va bene. Sul condensatore, non so se riesco a farvelo vedere, eccolo qua, troviamo 15N che rappresenta 15 nanofarad. Cominciamo a montare il circuito, mettiamo 2 resistenze in serie da 10k, prima resistenza, e l'altra resistenza. Così. Non si è entrato bene, ok, perfetto. Prendiamo il condensatore, vi ricordo che sono tutti uguali, e prendiamo la metà delle 2 resistenze e lo portiamo al negativo. Mettiamo qua gli facciamo fare il negativo, anzi lo prendo il cavo, mettiamo così questa barra, tutto questa linea negativa dove abbiamo il meno è il nostro CND. Poi facciamo anche il seriale con i 2 condensatori,
sempre così, no, mettiamolo riesco a metterlo, ok, quindi la parte esterna è in comune, l'altra parte deve andare da qua, dal condensatore, dall'altra parte della resistenza, non ci arriva, le vado a spostare, stiamolo così, okay. Riesco a metterlo, ok, non so se si capisce, alla fine sono due condensatori in serie e due resistenze in serie, e qua a questi due condensatori la parte in comune andiamo a metterlo a negativo. Lo sposto così, ho un pin libero, così, e qua vado a mettere la resistenza, così lo porto a negativo. Mettiamo dei cavi qua, mettiamo il nostro segnale di ingresso e qua prendiamo il nostro segnale di uscita. Mettiamo anche il cavetto nero sul GND, qua andremo a prendere il segnale negativo, mettiamolo anche da quest'altra parte, così abbiamo tutti i fili a disposizione. Andiamo a collegare i morsetti del generatore di frequenza, mettiamo morsetto nero sul GND, morsetto rosso sull'ingresso del filtro AWT. All'ingresso colleghiamo anche la sonda dell'oscilloscopio, mettiamo il negativo sul GND e la sonda sull'ingresso andiamo a metterlo qui fra il condensatore e la resistenza. Collego anche l'altra sonda, metto sul quest'altro cavetto il GND, non ha preso, ok, e segnale di uscita sul filo che ho lasciato, mettiamo così. Quindi abbiamo, no, andremo a vedere il segnale di ingresso, generato dal nostro generatore e il nostro segnale di uscita. Andiamo a impostare il nostro generatore. Allora, la forma d'onda, mettiamo una forma sinusoidale, eccolo qua, sino. Poi mettiamo una frequenza intorno ai 500 Hz, mettiamo 2, 3, 4, 500 Hz, e un'ampiezza mettiamo a 1 volt. Ho acceso l'oscilloscopio, ho attivato solo il segnale di ingresso. Adesso vado a accendere il segnale dal generatore e troviamo, allora abbiamo impostato 5 volt, 500 Hz, difatti troviamo 500 Hz e un segnale, un'ampiezza di 1 volt, difatti picco picco troviamo 1,03 volt. Accendo anche il segnale di uscita e andiamo a vedere cosa troviamo. Ok, leggiamo, non so se riuscite a leggere, troviamo sempre la stessa frequenza, 500 Hz, ma con un'ampiezza minore. Troviamo 460 mV,
qua troviamo 1 volt. Mo sposto, farvi vedere se riesco a fare casini, se si vede. No, non si vede, quindi lasciamo così. Aumento una frequenza, avvicino, si vede meglio. Qua è l'uscita e qua è l'ampiezza. Metto a 600, quindi abbiamo detto che il nostro segnale intorno a 1 kHz si dovrebbe azzerare. Già è la metà. Vediamo che a 700 Hz comincia, cioè è veramente poco, quasi 300 mV, 900, portiamolo a 1 kHz, l'ingresso è troviamo un'ampiezza di 1 volt, l'uscita troviamo 270 mV, quindi ha attenuato un bel po' intorno a questo kHz. Questo proviamo a aumentare la nostra ampiezza di uscita, dovrebbe tornare a salire, e difatti sono quasi a 2 kHz, sono a 2 kHz, sta cominciando a risalire. Vediamo, facciamo auto setup, è tornato a 430 mV come era all'inizio. Portiamolo a 3 kHz e vediamo che l'ampiezza del segnale di uscita è tornato alla normalità come l'ingresso. Portiamolo qua è a 100 Hz, vedete che a 700 mV, a 200 Hz, quasi 700, 800. Più ci avviciniamo alla nostra frequenza che abbiamo calcolato, con resistenza e condensatore si attenua. Infatti, se portiamo a 1 kHz, la nostra non scompare del tutto, ma vediamo la nostra forma d'onda ridotta di quasi metà della metà. Abbiamo visto come questo filtro WT riesce a attenuare, purtroppo non azzera, attenua solamente il nostro il segnale che abbiamo deciso di eliminare a 1 kHz. Infatti, se torniamo a salire, l'ampiezza torna a salire. Questo vi ricordo che è un filtro passivo, ci sono anche i filtri attivi che dovrebbe azzerare il segnale completamente. Per oggi vedremo solo questo filtro passivo, fatto semplicemente con 3 condensatori e 3 resistenze, e come vediamo funziona perfettamente. Portiamolo a 1 kHz e vediamo che l'ampiezza è di 272 mV. Possiamo provare ad aumentare un po' l'ampiezza, portiamo a 2 volt, faccio un altro setup, la frequenza rimane sempre la stessa e vediamo che a 1 kHz è un quarto, cioè la metà della metà, quindi troviamo 500 mV. Se salgo di frequenza, sale anche l'ampiezza in uscita.
abbassiamo a 500 Hz, vediamo che è quasi 1 volt. Quindi funziona, non azzera ma attenua fortemente il nostro segnale. Ok, anche per questo video è tutto. Se avete qualcosa da dire potete scriverlo sotto nei commenti. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like e ci vediamo alla prossima.